Quest'anno, poco prima che inizi la stagione americana di basket, arriva NBA 2K24. Stavolta in copertina abbiamo il compianto Kobe Bryant, leggenda di questo sport, il cui numero principale è stato proprio il 24. Insieme a lui, Visual Concept prova a offrirci una nuova versione del proprio gioco, spingendo su alcune caratteristiche molto attese, ma rendendo la vita parecchio difficile a chi gioca su PC e a chi detesta le microtransazioni. Prima di continuare, se vi piacciono i nostri video, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti. Dopo una breve introduzione filmata che ci ricorda quanto sia diventato realistico il nuovo NBA 2K24, ci troviamo davanti ad un menu semplice ma efficace. Qui è dove si raggruppano le 6 modalità che caratterizzano questa produzione. Alcune di esse sono poi estremamente ricche, come sapranno gli appassionati, e passarci decine se non centinaia di ore è estremamente probabile. Proprio sulla fruizione vanno fatte subito due importanti precisazioni. La prima riguarda anche quest'anno le microtransazioni, da anni inserite all'interno delle modalità di NBA 2K. Purtroppo per un giocatore che acquista il gioco base c'è poca speranza di godersi alcune modalità, con il mio giocatore che anche stavolta si dimostra il più bombardato da questa politica. La seconda precisazione riguarda la versione PC, inspiegabilmente ancorata alla versione Old Generation. Voler confezionare un gioco che funzioni anche su sistemi che non beneficiano di processori e schede video molto potenti taglia le gambe a questa produzione, scontentando tutti quelli che possiedono un PC sufficientemente potente da poter asfaltare PS5 e Xbox Series X. Chi possiede una PS4 o un Xbox One potrà digerire la differenza di prestazioni con le versioni più pompate di NBA 2K24, ma dalle recensioni su Steam è evidente che i giocatori PC sono stanchi di questo trattamento. Anche quest'anno nulla è cambiato da questo punto di vista ed essere contrari all'acquisto è una scelta assolutamente comprensibile. Chi già possiede una versione precedente potrebbe non sentire la necessità di passare a questa nuova edizione, visto che la giocabilità delle versioni old gen è rimasta pressoché identica. Giocare invece con la versione next gen di NBA 2K24 ha tutto un altro gusto. Questo avviene grazie all'introduzione della tecnologia Pro Play, quella che sembrava una sparata pubblicitaria per mostrare come i giocatori digitali si muovano come quelli reali ha un impatto notevole su tutto il gameplay. Lo studio ha infatti scansionato molte partite della scorsa stagione e ha integrato i gesti esatti dei giocatori all'interno del titolo. I movimenti ora non sono più recuperati da un enorme archivio di animazioni, ma ricrea gesti e fisicità tipica degli atleti. Il controllo palla e la palla stessa godono di una fluidità maggiore, così come le azioni appaiono ora più reali. Ad ogni edizione sembra di ripetere la stessa cosa, visto che le uscite sono annuali e che spesso da un anno all'altro non può cambiare molto. Eppure in questo caso il salto di qualità per un occhio attento è concreto. Questo poi finisce per trovare riscontro anche nel gameplay, con giocatori che si muovono sul campo senza più scivolare e con una presenza notevole. Abbiamo visto stoppare Dennis Rodman e abbiamo visto schiacciare LeBron James, e in entrambi i casi ci è sembrato di vedere davvero la loro presenza in campo. Poi non mancano alcune storture storiche, come per esempio i problemi della visuale rotante non appena si avvia un contropiede. Da valutare sulla lunga distanza anche il sistema di rilascio del tiro e la nuova barra che lo regola. Durante i tutorial appare più semplice e gestibile il rilascio, ma quando si è in partita la variabilità dinamica della zona verde può creare confusione. Il suo cambiare in tempo reale non permette sempre di capire quanto spazio ci sia per poter gestire il tiro in relativa sicurezza. Da rivedere poi la soglia dei tiri liberi, così terribilmente alta che sembra di stare sempre tirando con Shaquille O'Neal. Chiarito quanto sia bello e avvincente giocare a basket in NBA 2K24 versione next gen, togliamoci il pensiero e parliamo subito della già nominata modalità Il mio giocatore. Qui è dove potremo creare un nostro cestista per cercare di farlo diventare il migliore dell'NBA. La fase di creazione nelle versioni PS5 e Xbox Series X è stata facilitata per chi vuole iniziare rapidamente, potendo scegliere se inserire le statistiche manualmente o indicando il tipo di giocatore a cui vorresti ispirarvi tra diversi a disposizione. Scegliendo per esempio Luka Doncic, imposterete le vostre statistiche e il vostro ruolo secondo quelli del cestista dei Dallas Mavericks, velocizzando moltissimo questa fase.
Una volta fatto, verrete catapultati nella città, ennesimo spazio ricreato da Visual Concepts per farci giocare a basket e per farci spendere soldi. Tornano anche stavolta le missioni assurde che ci mandano in giro per la mappa a caccia di personaggi strambi con cui parlare, ma per fortuna un passo avanti è stato fatto. Ora per esempio potremo subito scegliere di giocare in NBA, così da limitare il tempo in questo grande hub che incrocia campi da basket e strutture in stile Las Vegas. Scegliendo la squadra con cui vorremmo iniziare a giocare, saremo immediatamente catapultati da titolari nel quintetto principale, seppur la nostra media giocatore sia al minimo storico di 60. La cosa suona strana, ma perlomeno si evita il periodo da matricola che in passato ci faceva giocare le prime partite per pochissimi minuti. Scegliendo di ignorare tutta la parte online, tutt'oggi problematica e poco fluida, ci si diverte abbastanza, ma la creazione del personaggio si conferma incredibilmente lenta. Tutto punta in direzione delle microtransazioni e nel momento in cui mi sono accorto che stavo perdendo tempo con un personaggio scarsissimo invece che divertirmi con i professionisti del basket già presenti in altre modalità, ho capito che la carriera del 2024 si sarebbe arenata come già nel 2023. Consapevole di come era andata l'anno scorso, ho provato quindi ad avviare The W, la carriera nel basket femminile della WNBA. Anche stavolta la sua sobrietà e il suo puntare al sodo, senza tutta l'opulenza della controparte maschile, mi ha fatto trovare una modalità ben strutturata con addirittura 2 possibili storyline, partendo con una giocatrice che avesse una media di 75 punti o con un'altra che ne aveva addirittura 85. Il basket femminile è meno fisico, aggressivo e per certi versi meno spettacolare, ma obbliga a sfruttare tecniche e posizionamenti in modo intelligente. Al di là dei notevolissimi tutorial, pensare di iniziare a capire come funziona NBA 2K24 partendo da qui non è affatto una cattiva idea. Segnalo solo che purtroppo The W è disponibile solo nella versione Next Gen ed è quindi assente su PS4, Xbox One, Switch e PC. Incredibilmente la modalità My Team, che ci permette di collezionare le carte dei giocatori per poi schierarli in campo, risulta meno afflitta da microtransazioni rispetto alla carriera. Intendiamoci, ci sono carte da acquistare con valuta premium un po' dappertutto, ma tra sfide e modalità anche per giocatore singolo si riesce a mettere su una buona squadra senza comprare nulla con soldi reali. Partitelle 3 contro 3, altre a 5 giocatori in appena 5 minuti e partite complete sono tutte presenti e garantiscono lo stesso divertimento di sempre. Il problema semmai è che anche qui la progressione è molto lenta. Vengono pubblicizzate carte da vincere, ma solo dopo aver ottenuto un numero spropositato di vittorie. Il fatto poi di non poter importare le proprie carte dalla scorsa edizione potrebbe limitare molto questo approccio assorbi-tempo, visto che quello che guadagnerete andrà perso con la prossima uscita. La modalità Mamba Moments è invece specifica di quest'anno ed è dedicata interamente a Kobe Bryant, così come l'anno scorso era dedicata a Michael Jordan. In questo caso però la qualità generale è diminuita in vari ambiti. Le partite iconiche da poter giocare sono scese a sole 7 unità, lasciando fuori molti momenti storici di Bryant. Inoltre manca la narrazione che l'anno scorso collegava a queste partite, perdendo quindi il fattore documentario che invece accompagnava la sfida Jordan. Segnalo inoltre che alcune riprese dal vivo, registrate in formato 4/3, non sono state adattate al moderno 16 noni, deformando le immagini di Bryant e compagni. Poi la cura con cui sono ricreate le partite è maniacale, comprese le grafiche e gli spalti, ma si respira un'aria diversa e più al risparmio rispetto al passato. La modalità gioca ora si conferma l'ottimo strumento per iniziare una partita a propria scelta in NBA, WNBA o anche Blacktop. Qui troverete anche una serie di tutorial molto completi che vi spiegheranno come gestire il giocatore e tutte le enormi possibilità in campo. Poi metterle in pratica sarà tutta un'altra faccenda, ma potrete farvi le ossa con calma. L'ultima e più completa rimane la modalità My NBA, in cui vestirete i panni del GM di una squadra a vostra scelta cercando di farla trionfare. Quest'anno si può scegliere di semplificare il budget cap, così come accendere o spegnere un sacco di variabili. Tra queste ci sono anche componenti da GDR che ci faranno sbloccare abilità e potenziamenti per noi e per il team attraverso un apposito skill tree. La vera novità resta comunque la prosecuzione delle ere. Alle già viste ere di Magic vs Bird, Jordan, Bryant ed era moderna si aggiunge l'era di LeBron, così da rivivere i momenti che lo hanno visto protagonista. Per un appassionato di basket, questa è la modalità più completa ed enciclopedica di un gioco che è diventato un manuale della pallacanestro americana.
Il comparto tecnico e sonoro di quando si è in partita è davvero notevole, con giocatori che, complice il pro play, sono sempre più vicini alla realtà. Le scelte registiche sono poi ottime, con momenti iconici come l'intervallo che propongono evoluzioni su trampolini elastici ed interviste. Tutto è tarato per rendere credibile questo basket digitale e sapendo che non ci sono competitor non è una cosa da poco. Buone le musiche che si adattano bene a quest'ambiente, così come le telecronache e i vari doppiaggi in inglese. Quando non sono contestuali alla partita poi arrivano in aiuto anche i sottotitoli, così da rendere comprensibile ogni dialogo rivolto al giocatore. Andrebbe invece rivista e potenziata la parte online. Pur avendo una connessione in fibra ottica, quando è necessario l'intervento dei server, la loro reazione è spesso lenta e incapace di offrire la fluidità che un gioco e uno sport del genere richiedono. NBA 2K24 in versione Next Gen migliora la sua giocabilità grazie al Pro Play, ma si perde per strada in altre occasioni. Una carriera scarsamente approcciabile da chi vuole giocare senza spendere ulteriore denaro e un Mamba Moments un po' sottotono non oscurano la passione di Visual Concepts per questo sport. Il suo valore enciclopedico diventa di anno in anno più evidente grazie a modalità come la mia NBA, con ere da rivivere e con stili e modi di giocare diversi. Purtroppo la versione Old Gen rappresenta solo un aggiornamento delle edizioni passate in fatto di giocatori e squadre, e il fatto che la versione PC si debba accontentare della versione tagliata e incompleta è un problema che prima o poi gli sviluppatori dovranno affrontare. Il voto che apparirà tra poco è relativo alla sola versione Next Gen, quella da noi giocata più a fondo. Se siete invece interessati alla versione PS4, Xbox One o Switch, cercate di capire se vi basta un semplice aggiornamento. Se invece pensate di prenderlo su PC, ripensateci. And the forward spots, Porter Jr. and Gordon. Manning the backcourt, it's Murray and KCP. And it's Jokic in at the center position. We've got new rosters, fresh starts, and a lot of hope, which means it's time to tip off the NBA season, Brent. Thankfully, we got through the off-season storylines, the preseason, and all the predictions out there. It's not about that stuff. It's about the play. So let's get it started.